Prima volta che Roberta veniva qui a trovarmi e anche a fare quello che sa fare meglio, ossia l'artista, la poetessa. Ah, pensavo la pizza. No, la pizza, beh, la pizza sei bravissima. Ciao amici, benvenuti sul canale e mi verrebbe da dire, a parte l'ospite che ormai la conoscete bene, dai, le presentazioni le facciamo subito. Sì. Signore e signori, Roberta Buonasera. Tantillo, Grazie. applauso. Ecco, Applauso. applauso. Però, come spesso capita, ultimamente facciamo dei podcast o dei podcast visivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci mettevamo lì con le nostre belle facce e discutevamo del più e del meno, della poesia, della musica, varie ed eventuali. Però se chi mi segue lo fa veramente, si ricorderà che la prima volta che Roberta veniva qui a trovarmi e anche a fare quello che sa fare meglio, ossia l'artista, la poetessa. Ah, pensavo la pizza. No, la pizza, beh, la pizza sei bravissima, però comunque a prescindere dalle sue qualità culinarie, la prima volta che Roberta venne qui io avevo aperto una rubrica che purtroppo è un po' morta lì perché Roberta e poi una seconda poetessa che si chiama Marinella Brandinali furono le uniche a venire a raccontare le loro vicende artistiche. Anzi, se ci sono poeti o poetesse che vogliono farsi avanti, io la rubrica la terrei ancora più che volentieri. E la rubrica si intitolava Quattro chiacchiere davanti al camino, perché questo è un camino, anche se non sembra perché non c'è il fuoco, ma ci sono le lucine di Natale, poi non so neanche se la telecamera lo sta inquadrando Sì, bene. se sposti un Sì, pochettino. così c'è un camino, Sì. esatto. Quindi queste quattro chiacchiere al camino, cos'erano? Era una buona scusa per invitare al calduccio, al tepore di casa, un artista che voleva raccontare di sé, della sua esperienza di vita e la sua esperienza artistica. E quindi ho detto a Roberta, siccome l'altro giorno ho rivisto il nostro video, È gliel'ho anche vero, mandato, molto gli ho bello. detto, ti ricordi come eravamo belli, adesso siamo vecchi, sono passati un po' Giovani, di anni, allegri, felici. eravamo spensierati, poi c'era l'imbarazzo perché ancora non ci si conosceva del tutto, Mm, cioè ci si conosceva sì, sì, perché, però. però ancora non c'era la confidenza di allora, insomma, di adesso. E quindi è stata una puntata tenera, mi viene da dire, no? Sì, molto delicata, molto Dedicata, misurata. misurata. Adesso siamo diventati degli Adesso scaricatori di invece sì, due porto, con camionisti. tutto il rispetto per le persone che fanno questo lavoro. Però effettivamente prima eravamo più in punta di piedi, adesso proprio siamo Vabbè, dentro la frittata sulle vabbè, ormai uova. siamo di casa. Ormai siamo di casa. E quindi ecco il nostro incontro, ho voluto che fosse, al contrario di altre mille volte che Roberta è venuta qui ed eravamo a pochi metri da qui al pianoforte, eccetera, vorrei che fosse, avrei voluto che tornasse alle origini, quindi davanti al camino. Quindi siamo qui davanti al camino anche per raccontare che ultimamente stiamo facendo un po' meno, ma gli impegni personali sono sempre tanti. Poi Roberta ha avuto qualche acciacco, io pure, ho avuto l'influenza, insomma siamo due, Ci abbiamo l'età. abbiamo l'età. E poi perché Roberta giustamente ha anche la sua attività personale, non è che si muove solo se c'è il coccia. Ma poi io c'ho pure da lavorare, Eppure deve anche mantenere una lavorare. famiglia, insomma, sono Infatti, tante quindi cose. siamo iper impegnati, per Eh, cui è un po' che Roberta mancava, però le sì, abitudini buone non ce le siamo tolte ma perché secondo me io mancavo, l'ultima volta che sono venuta qui era a dicembre. no, non mi sembra, dai. No, che abbiamo preparato la serata lì alla Villa Casnati, poi c'è stato Natale e poi non mi ricordo di essere venuta più Oddio, qui. cogli, Potrebbe. mi cogli Ci impreparato, però pensavo mentre venivo qui stasera, cercavo di ricordare quando sono stata qui l'ultima volta. sì, non mi ricordo con esattezza, però Secondo me sono tre effettivamente mesi. due sì, tre non lo Sì. so, vabbè comunque poco importerà ai nostri amici, anzi se voi avete più memoria di me e di lei e vi ricordate l'ultima volta che avete visto il video, scrivetecelo nei commenti. A tal proposito iscrivetevi al canale, condividete il video, lasciate un like, parlate bene o parlate male purché ne parliate, perché questo è quello di cui ho bisogno, ma abbiamo bisogno tutte e due. Proprio per questo volevamo proprio entrare a gamba tesa sull'argomento. Fra 2 settimane
Sì, tocca ancora a noi. tocca ancora a noi. Tocca Sì, ancora a sì. noi, però lascerei, siccome Roberta conosce più di me il posto dove andremo a suonare, io l'ho visto, ho preso accordi con il titolare, per cui anche io l'ho visto, però Roberta l'ha proprio frequentato anche in serata, quindi vorrei che sia lei a raccontarci, a spiegare ai nostri ascoltatori, nel caso decidessero di venirci a trovare, che posto è. Certo, molto volentieri. Allora, venerdì 28 marzo, io e Corrado saremo ospiti di un locale molto molto carino, piccolo ma molto Piccolo, carino, che si trova a Milano in Viale Bligny 16 e non è altro che la bottiglieria Bligny, gestita da Gianfranco, carissimo ragazzo. esatto. Io sono andata per la prima volta in questo locale che mi è piaciuto un mondo perché c'è una qualità di vini veramente, selezioni veramente ottime e poi l'ambiente è familiare, Sì, è una vineria anni 60, è rimasta sì, praticamente tale quale, un locale piccolissimo, più o meno 30 posti tra seduti e in sì. piedi e lui è di una gentilezza strepitosa e sa fare bene il suo lavoro, è un locale molto accogliente che si presta a eventi Al tipo il nostro evento, nostro sì. e anche eventi di altro genere perché l'altra settimana per esempio c'era un economista, quindi sì, sì, Addirittura. sì, parlava di economia, ehm, quindi anche una cosa un po' Certo, no, curiosa. no, è un locale molto E sono accogliente. andata per la prima volta in questa bottiglieria per vedere lo spettacolo di un altro artista che anche tu conosci, che è Mhm. Foma Fomic. Anzi, se volete andare a vedere Foma Fomic, cercatelo un po' dappertutto sui social, che è un cantautore, secondo me, estremamente bravo, geniale nel suo genere. E io mi sono rimasta incantata da questo posto, mi è piaciuto tantissimo, e Ecco, allora ho detto io voglio venire qui a fare qualcosa con Corrado. Poi, insomma, come prima spiegava Corrado, la vita è piena di tanti beh, affari e inghippi e quindi sembrava che non si potesse mai realizzare e invece poi ce l'abbiamo e fatta. invece Ce finalmente è l'abbiamo arrivato questo fatta, momento. Gianfranco ci ha dato questa data, va benissimo, Ripetiamola, 28 alle marzo ore 22. 22, quindi non alle 21 ma alle Sì, 22, ma insomma, noi saremo tanto non lì, cambia no, niente, tanto sì. quando venite, venite, noi Sì, siamo lì, voi ecco, potete così. assolutamente venire, ci sono poi Sì, dei anzi, salumi, no? sì, sì, c'è il tagliere di Del tagliere, salumi, quindi degli ottimi se vini. venite poi vi possiamo anche fare gli autografi, quindi se venite Sì, prima sì, è sì, meglio facciamo le perché, foto, ricordo. certo, selfie, Possiamo poi vedere un po' di backstage, sì, insomma. certo, ingaggeremo Fabrizio Corona per tenerci gli affari, Sì, certo. esatto. E quindi insomma, se volete venire a sentirci, ovviamente ad ascoltarci, più che volentieri, però come Sì, diceva Roberta, potete arrivare un po' prima, mangiare con noi, esatto. oppure stare un po' dopo, insomma, anche È per farci gradita compagnia. come Assolutamente. si dice, la Prenotazione. prenotazione, adesso mi viene in mente presentazione, è Non è gradita difficile. ma lo so, ma io ho un'età e quindi Certo. mi confondo, adesso insomma la memoria non mi assiste più. E conviene prenotare Sì, perché perché il appunto locale è il locale piccolo. è molto piccolo, quindi i posti sono quelli che sono, ecco. Ok, qua sopra la testa di Roberta adesso lascerò la locandina, quindi Esatto, prendete esatto. nota. E poi io, già che siamo in fase Sì, pubblicità, vorrei ricordare anche che il giorno dopo, il 29 di sì, marzo, Corrado ha un impegno, quindi in quel caso non potrà esserci, ma io presenterò il mio libro Banalità, la mia ultima silloge che è uscita da a poco. gennaio, e lo presenterò a Cornaredo, provincia di Milano, verso le 17, ed è un sabato, venerdì, 29 Sì, marzo, sabato, verso le 17 alla biblioteca del paese. ok. Poi non ho ancora la locandina, ma Ve la se, forniremo. se mi seguite anche nel mio profilo Facebook, sicuramente ve la Ecco, a faccio vedere. proposito di profilo Facebook, tu non ti chiami, cioè non ti trovano come Roberta Tantillo, ma hai un nome diverso, no? Roberta Latanti
Tantillo, perché quindi. a scuola mi chiamavano la Ok, Tanti. Roberta Latanti Tantillo, se la cercate su Facebook scrivete questo nome, non Roberta Tantillo, Sì, se no perché ci magari. sono altre che ho scoperto Esatto. omonime che non sono neanche parenti, però ci sono Quindi altre ci Roberta sono tante Tantillo. tantille, tante Tante tantille. tantille, no, Tantilli, Tantilli siamo tanti, Eh, Tantilli. milioni di Sì, milioni. milioni di milioni, Tantilli. E li ho scoperti proprio Eh, tramite social, perché già la mia famiglia è particolarmente numerosa, però mm. ho trovato altri che non conoscevo. Vabbè, quindi questo è il nome che Questo, tanto per dovete dire. digitare coi ditini sulla tastiera per trovare la Roby. E allora, che possiamo fare? Che possiamo dire? Che prospettive avremo per il prossimo futuro? Io direi sempre le nostre, no? Quindi quelle Sì, di portare in scena dei nostri spettacoli. Adesso non abbiamo date in mano, ma ci saranno perché sicuramente arriveranno così come ne sono arrivate altre durante la primavera, l'autunno e l'inverno. E la cosa che possiamo promettervi e che manterremo è che ci saranno ancora, non è il caso di questa sera, però delle serate in cui faremo delle cose qui da me. E quindi Roberta leggerà delle sue poesie, io canterò le mie canzoni, cercheremo magari anche, e questa è una cosa che mi è venuta in mente adesso e te la propongo, voglio vedere se eventualmente sei d'accordo, magari trovare sia delle canzoni sia delle poesie che mai abbiamo presentato, sì, sì, sì. anche per non ripeterci, anche se voglio dire, le persone che ci seguono spesso mi dicono, ah caspita ma che bello, vi riscolto volentieri, fate altre cose, eccetera, però insomma è anche giusto proporre qualcosa di più asciutto e di anche inedito, no? Quindi anche per interessare coloro i quali conoscono a memoria il nostro format. E quindi io adesso, prima di congedarci, lascerei che Roberta leggesse una sua poesia e sotto mia richiesta, perché le ho proprio Sì, chiesta a io gentile richiesta. Sì, anche perché la poesia che lesse allora qui mi emozionò a tal punto che quasi mi commossi qualche giorno fa, insomma, mi era venuta Quando proprio. l'hai Sì, risentita? quando l'ho risentita perché io la conoscevo molto bene questa poesia, però non la sentivo da tanto perché non la presenti quasi mai tu. No, perché io ho un vizio, un difetto, non so come dire, è che leggo le poesie a mano che le scrivo. Se poi passa del tempo e Mm. ne scrivo altre, quelle che ho letto prima non mi piacciono più Oh, e, caspita. e quindi le lascio andare. Vanno nel Questa, dimenticatoio. questa sì, l'ho anche pubblicata nel libro prima di questo, Combinazioni segrete per casseforti violate, è in quel libro e come molte poesie di quel libro, purtroppo, perché ci sono anche delle cose carucce che poi io le lascio indietro e un po' mi dispiace perché poi penso, do attenzione sempre all'ultima cosa che ho scritto. La Infatti novità. stasera volevo leggere la cosa che ho scritto il 10 di marzo, però è giusto, mi piace che tu mi abbia chiesto questa poesia perché Mm. così almeno tiriamo fuori un po' Sì, è dall'oblio giusto. dei testi Ecco, che. ho fatto questa richiesta Peccato. anche perché, come vedete, siamo in un angolino davanti a un camino e quindi sono quegli angoli della casa che qualcuno, ognuno, non qualcuno, ognuno di noi cerca o ha nella propria abitazione dove magari si sente più a suo agio, una sorta di comfort zone, no? E io qui non mi ci metto mai se non per uscire in balcone, se non per, Quando insomma, lavi i vetri? no, vabbè, comunque questo è un po' un passaggio. Effettivamente io non mi metto mai qua né a leggere né a ascoltare musica né a fare niente, è proprio un passaggio. Però effettivamente è un luogo un po' insomma appartato e carino, insomma c'è il camino. E questa cosa qui di ritrovarci qua e di farle leggere ancora la poesia che qui lesse 3 anni fa, mi ha riportato, quindi comfort zone, eccetera, angolini preferiti, mi ha riportato a quando io scrissi una mia vecchia canzone che adesso ascolterete dopo l'esibizione di Roby. E io mi ricordo che la scrissi mentalmente a casa di un amico di Alecco e lui ha una casa immersa nei boschi, Che meravigliosa, bello. ma proprio immersa nei boschi, sembra quasi la casa di Heidi, però non è la casa di Heidi, non è una casupola, ma è proprio una villa a 5 piani, cioè Oh una cosa sì. esagerata, addirittura nel sottotetto c'è un biliardo, E la Madonna, sì ma che sì, amico è? è un amico danaroso,
tra l'altro è anche un collega cantautore, Ma presentamelo. assomiglia a Scooby-Doo, quello, A Scooby-Doo? quello alto Signore. sì, è un po' particolare, un soggetto un po' particolare. E mi ricordo che quel giorno lì andai a casa sua, anzi quella notte, perché lui dava appuntamenti agli amici non alle 7, alle 8 di sera. Venite da me a cena alle 11. Dico, va bene, andiamo alle 11 di sera. Infatti venni poi a casa alle 4 di mattina. E mi ricordo che in quel periodo lì stavo scrivendo il mio disco Chiaroscuro, e tra l'altro quel disco lì lo scrissi, io lo dico sempre, perché quello fu veramente un miracolo, lo scrissi, lo registrai durante un divorzio e la morte dei miei genitori. Mamma Quindi mia. non so neanche come riuscii a scrivere tutto, a registrare tutto, a fare tutto, però ce la feci, tant'è che anche l'allora produzione Pachamama, e ringrazio Roberto Arzuffi se mi sta guardando, mi disse: Corrado, hai fatto un miracolo, perché con tutti i casini che hai sei riuscito a scrivere, a venire qui a 50 km da casa tua tutti i giovedì, a registrare eccetera, e poi farlo lucidamente, tanto di cappello. Ecco, in quel periodo lì io mi trovavo a casa di questo amico che si chiama Paolo, e mi ricordo che proprio a casa sua, nonostante fosse una villa immensa, trovai un piccolo angolino che in quel momento amavo di questa casa. Io sono sempre in cerca di questi posti piccoli, e mi ricordo che scrissi le prime parole di questa canzone, e poi ovviamente a casa la sviluppai, la scrissi del tutto, la finii e poi mandai il provino in produzione. Ma anche qui la scrissi non al pianoforte che c'è dietro Roberta, ma nel mio studio di là dall'altra parte, dove adesso vedrete che l'ho registrata. La scrissi lì perché era un altro ambiente molto piccolo, molto circoscritto, e mi sentivo quasi protetto nella cosiddetta comfort zone. E Esatto. quindi io sono sempre stato così anche da piccolo, mi mettevo a giocare, nonostante mia mamma non mi vietasse assolutamente di utilizzare tutta la casa per i miei giochi, però mi mettevo a giocare sotto il lavello del posto dove mia mamma lavava i panni, proprio perché mi piaceva stare nei posti piccoli. Come i gatti che si Sì, infilano nelle come i scatole. gatti che si infilano nelle scatole. Per cui, insomma, il coach è questo: prendere o lasciare. Detto questo, ho parlato tantissimo come al solito, lascio la parola a Roberta con la sua poesia, e poi arriverà anche la canzone che vi ho presentato prima. La poesia è velenosa, la poesia è violenta, acerba, grezza, scalfisce come trapano. La poesia è viscida, silente e beffarda. La poesia stravolge, confonde, imbroglia, mistifica e mischia. La poesia è inganno, errore, sbaglio, colpa. La poesia è strega, maga, fattucchiera, alchimista, zingara e mendicante. La poesia è ossessione, mania, nevrosi, maleficio e tomba. La poesia è preghiera, illusione, canto di resurrezione. È la notte, la mala, traffico losco di roba da porto, container radioattivo di necessarie bugie. La poesia è la polizia che ti porta via, è danno, meraviglia, affanno, sudore, orgasmo. La poesia è impulso, istinto, morso, cattiveria, rabbia, esecuzione e rimorso. È il viola, l'azzurro, il giallo, il verde e il bianco, il nero, il vino, il suono, il niente e il tutto. Rifiuto, richiamo, richiesta d'aiuto. La poesia è quanto manca, quanto abbiamo avuto, quanto abbiamo perso e quando la riga esce dal foglio e continua sul tavolo. La poesia è lo spazio tra due versi, il pensiero prima e dopo l'inchiostro, il deserto delle parole finite, quel buco dove il sogno e il poeta precipitano. Meravigliosa, come sempre meravigliosa, Grazie. mi emoziona sempre come la prima volta, per cui
Se questo succede vuol dire che funziona. Ecco. Meno male, Prima grazie. di concederci e Concedarci. di concederci. Ci Ci siamo già concede- concessi. Questo è un lapsus. Questo è un lapsus. No, ci siamo già concessi a voi, però Sì. prima di congedarci e lasciare il finale alla musica, Sì. ricordiamo la data. 28 marzo, Milano, Viale Bligny 16, Bottiglieria Bligny. Sempre sulla testa di Roby la locandina, così potete anche fare uno screenshot del video. È venerdì sera, dai, quindi Sì, poi c'è il dai. weekend, potete anche dormire Ma la mattina sì, dopo. non fate storie, sempre a trovare scuse. Un bicchiere di vino non si rifiuta mai, dai. Iscrivetevi al canale, condividete il video, lasciate un like e buon ascolto del treno per Parigi. Alla prossima. Ciao. Ciao. Il treno per Parigi sosta sul binario 16 e parto la vigilia di Natale per sentirmi meno solo. Non amo la nouvelle cuisine, ma ascolto Charles Trenet e spesso il mio compagno di bicchieri ha un buon libro di Baudelaire. Ascolto l'accordonista nella versione di Emer e au-dessus de la Seine io vorrei dirti je t'aime. Il treno sfreccia in fretta e taglia l'aria che mi gela in faccia ed io rinchiuso dentro il mio cappotto a Gare de Lyon. Due chitarristi in rouge e un danseur de claquette, il tuo vestito su blu con fiori bianchi e paillette. Mi han detto che su quelle strade grandi vive quello strano mago col cappello bianco e nero. Parigi è una città di moda e lusso, mi ci vuole giusto un mago per sentirmi un po' più a casa. Ti prego non portarmi al ristorante per dirmi che mi ami per davvero. L'amore è un piatto da gustare piano fino all'ultimo cucchiaio. La notte parigina stende un velo sui miei occhi e ti ricordo muto della neve sull'Arc de Triomphe. Io chiedo al buffo mago di portarmi giù una stella e di ridarla al cielo quando il cielo saprà un po' di noi. Mi chiedo come si può amarti solo a metà, amarti solo di notte per risentire il profumo. Mi han detto che su quelle strade grandi vive quello strano mago col cappello bianco e nero. Parigi è una città di moda e lusso, mi ci vuole giusto un mago per sentirmi come a casa. Ti prego non portarmi al ristorante per dirmi che mi ami per davvero. L'amore è un piatto da gustare piano fino all'ultimo cucchiaio. A me di te lo sai mi piacciono quelle buffe smorfie che tu fai allo specchio quando ti prepari. Mi piace invece meno quando sfoggi quelle scarpe così alte che mi sembri un trampoliere. Lo sai, non sono certo un grande esteta, mi vesto giusto per uscire di casa, mi vesto giusto per uscire di casa insieme.